Ben ritrovati qua su Radio Rossonera, Obbligo di riscatto, venerdì 20 di gennaio, siamo 2 giorni dopo la fine di Supercoppa, già iniziano ad arrivare insomma, piccoli, grandi processi sommari, ma direi che non è il momento, o quantomeno non è il momento di tracciare un bilancio definitivo, è il momento di lavorare, è il momento di avere equilibrio, è il momento di fare, non è il momento soltanto di dare dei giudizi. Tant'è che oggi parleremo di 3-4 questioni che sono in essere nel Milan, dal rinnovo di Rafael Leao, lo affronteremo in maniera magari un pizzico diversa, con gli aggiornamenti di Mike Maignan. Parleremo ovviamente di Moncada, oltre alla sua data di scadenza di contratto c'è anche qualcosa che lo riguarda un pochino più da vicino, ma poi ovviamente apriremo su quello che è stato ad esempio il referendum di tutta la giornata di ieri, ovvero un piccolo processo al Milan, un piccolo grande processo al Milan. Enrico Boiani, ciao Henry. Buongiorno Simo, buongiorno anche a tutti coloro che stanno guardando o guarderanno il video in futuro, perché so che ieri è stato molto visto il nostro obbligo di riscatto, molto visto, è il giorno dopo la Supercoppa. Mi auguro che continuerete a seguirci anche in questi giorni, insomma nei prossimi giorni, perché diciamo che siamo tornati, no, Simo, in quel periodo, non eravamo quasi forse più abituati, nei periodi di crisi, non crisi passeggera, non crisi da una o due gare a secco, ma dove ci sono delle problematiche un pochino più radicate, un pochino più profonde. Quindi mi auguro che continuerete a seguirci, anche perché ovviamente noi speriamo di poter parlare di mercato, di tornare a parlare di mercato. Non si parlerà magari di mercato con nuovissimi nomi in entrata, però No. perlomeno per quanto riguarda rinnovi, situazioni contrattuali, sì. Oggi ne è l'esempio. Quindi continuate a seguirci, lasciate un like, ve lo dico già da adesso, ve lo ricorderò alla fine, così, e iscrivetevi al canale, così siete sempre aggiornati con i nostri video. Eccoci qua. A proposito di titoli, questa è la Gazzetta dello Sport, lasciando stare il taglio alto, noi interessa il taglio basso. La crisi del Milan, tutti sotto esame, con anche un riferimento a un cardinale che avrebbe messo tutti sul chi va là, da Maldini a Pioli e quant'altro. È ovvio che in questo momento è inutile nascondere la polvere sotto il tappeto, come abbiamo detto da qualche giorno, i problemi ci sono, vanno semplicemente affrontati, chiariti, dati in gestione a chi di dovere e in questo modo anche risolti. È inutile che in questo momento, diciamo, è un momento passerà, siamo in un momento non particolarmente felice. Ora, da qui però a tagliare teste e fare rivoluzioni ce ne passa. C'è sempre una via di mezzo tra il nulla, il tutto ok, il tutto va bene e è un dramma, buttiamo tutto a mare, via tutti, arrivederci e baci. Per questo ci vuole magari un po' di equilibrio, Henry, ci vuole un po' di equilibrio anche per altre questioni. Ci vuole un po' di equilibrio soprattutto per quanto riguarda. E io da qui ripartirei, caro Henry, dalla trattativa per Rafa. Sì, rimanendo un attimo Simo, su questa pagina e sulla questione equilibrio, è normale, cioè io non capisco perché. È ovvio che è il calcio in Italia, è il Milan che è la squadra più importante in Italia, o se non vi piace questa definizione, è una delle squadre più importanti in Italia, e quindi è normale che se ne parli, che faccia rumore, che faccia clamore, e che i tifosi siano liberi, come dico sempre, di viverla un po' come preferiscono. Detto ciò, non capisco perché non si possa semplicemente riconoscere un problema, insomma una situazione non felice, non facile, affrontarla, lavorarci, costruire, senza fare drammi, senza dire che è tutto finito, senza, diciamo, inneggiare al fallimento, alla stagione terminata, anche Esatto. perché ne manca ancora più di metà. Quindi credo Partiamo. semplicemente che si debba lavorare, che
che si debbano riconoscere i problemi senza nasconderli, senza starci troppo dietro. Grazie per avermi coperto con Rafael Leao. Meglio lui, dai. Sì, sicuramente. E quindi sono d'accordo, cioè serve un pochino, sbuco se mi metto qua, serve un pochino di equilibrio, quindi mi auguro che ci possa essere, partendo proprio dalla trattativa per questo signore qui. Sbuchi anche tu. Wow. Non sei mai stato così tanto vicino a Rafa. Esatto, e quindi questo, ecco, poi ci sta che nessuno sia, come dire, intoccabile, che nessuno sia, diciamo, privo di, diciamo, esente da critiche o giudizio o valutazioni. Da qui a dire che sono tutti in bilico, ne passa, secondo me. Ecco. E proprio questo è il motivo. Aspetta, no, volevo lasciare un secondo, volevo in realtà leggere quella parte in alto a destra. Salta il vertice nel Milan oggi, ora in tanti a rischio, addio da Rebic ad est. Dire adesso, fare le liste di proscrizione il 20 gennaio, questo resta, questo no, questo sì, questo forse. A parte che il Milan non l'ha mai fatto nessuno, anche perché con 22 partite, se lo inizia a fare, metà della squadra non gioca più, succede un dramma apocalittico, non altro che perdere una partita, quello sì. Quindi questo ragionamento lascia un po' il tempo che trova. Mentre su Rafael Leao, questa rincorsa a dover dire onestamente, per forza, oggi c'è un incontro. Oppure se non si fa la videochiamata, salta l'incontro, salta la videochiamata, è arrivata la gente, torna la gente. Ragazzi, è una trattativa, come abbiamo detto per Benasser. Quante volte l'abbiamo detto per Benasser? Per Benasser è semplice, basta mettere i soldi, basta mettere i soldi, basta mettere i soldi. Siamo arrivati ai 4 milioni e Benasser ha firmato. Era, tra virgolette, semplice. Niente grandissimi giri di parole, niente grandissimi giri di valzer. Bastava, era una trattativa economica. E qui anche. Per Rafael Leao, la parte economica centrale, quella del suo ingaggio, è praticamente sistemata. 6,5 più 1,2 all'incirca sono 7,5, 7,7, dipende poi dai bonus se li raggiunge oppure no. Non è intaccata nessun risarcimento della multa, quindi nel caso Rafa andrebbe avanti così solo e soltanto col suo ingaggio e poi se la pagherà nel caso. C'è la questione, come abbiamo detto qualche giorno fa, che è un dettaglio, l'avevamo messa tra virgolette, ma il dettaglio non è della clausola, che bisogna decidere quanto, come e per quanto deve valere questa clausola. Poi che ci sia il grosso bailam di procuratori, di Invulà, Mendes, eccetera, lo sappiamo, ma tanto la procura, la firma, la deve mettere uno, cioè Ted di Invulà. Puoi anche trattare con tutto il resto, ma fin quando o liquidi di Invulà o fin quando di Invulà ha la procura, purtroppo o per fortuna, firma lui e quindi decide lui in pratica i tempi della trattativa, eccetera. Quindi No, ma il punto, sai qual è? anche qui equilibrio, calma. Non c'è tutto fatto 3 giorni fa, non c'è il grande gelo adesso, perché se perdi una partita con l'Inter non è che Rafa dice, caspita, pensavo di essere una squadra fortissima, adesso sono una squadra di brocchi invece perché ho perso con l'Inter, ciò che non firmo. Ma Non è no, così, non va così. ma no, semplicemente io credo che le cose siano un pochino diverse, siano un pochino più, come dire, diluite, ecco, perché dopo che perdi una Supercoppa con l'Inter, così, in un momento così, magari è lo stesso Milan che vuole attendere, magari è Leao che vuole attendere, magari è l'avvocato o comunque il procuratore di Leao che ha qualche, insomma, contrattempo, magari si vuole aspettare perché non è il momento giusto. Insomma, ci possono essere milioni di motivi per cui
questo fantomatico incontro di cui si parlava, che doveva avvenire, anche perché anche qui siamo sempre nel campo delle ipotesi e non è che avevano un calendario ufficiale su cui hanno fissato l'appuntamento ed era di pubblico dominio, era un'ipotesi dell'incontro tra i due, tra le due parti, insomma, possa essere saltato per 1000 motivi. Quindi, cioè, anche qui calma, molta calma, stiamo a vedere, stiamo a capire come si evolveranno le cose. Io sono dell'idea che ci può stare che non sia magari il momento più adeguato per un incontro del genere, per 1000 motivi, da una parte e dall'altra. Allora, andiamo avanti su Maignan, Henry. Ieri altri esami, ancora esami per Mike, li andiamo a leggere velocemente. È stato sottoposto Mike a accertamenti, li devo leggere dall'alto. Precedentemente programmati hanno mostrato una soddisfacente evoluzione del processo di guarigione con il trattamento conservativo in atto. Il giocatore continuerà il programma di cura e lavoro atletico propedeutica e rientra in campo. L'obiettivo è il match del 14 febbraio contro il Tottenham, andata degli ottavi di finale di Champions League. Queste le ultime sul portiere, vabbè, insomma, in realtà questo che vedete, questo qua è un pezzo che trovate sul sito. Il sito di Radio Rossonera è aggiornato H24, quindi trovate tutte le notizie possibili e immaginabili sul Milan, le trovate lì. Questo ad esempio è un ritaglio del sito. Sì. Appunto, cioè, aggiornato male perché è aggiornato da Davide Giovanzana insomma, quindi sappiamo che non è fatto, no, sto scherzando, fa un grande lavoro Davide, quindi andate a seguire il sito radiorossonera.it. Henry, aspettiamo. Esatto, anche qui purtroppo qui ci viene, cioè, è imposto l'equilibrio mentale nostro di dover aspettare Maignan con il quinto mese, sarebbe, se si arriva a metà di febbraio, che si è fatto male intorno alla metà, tarda metà di settembre, verso il 20-21, giù di lì, tutti 20 ottobre, 20 novembre, 20 dicembre, 20 gennaio e in circa 20 febbraio, sarebbero quasi 5 mesi pieni senza Mike Maignan. Questo è credo che i volanti di Formula 1 siano di più facile comprensione del polpaccio di Mike a questo punto, quindi aspettiamo, magari il giorno di San Valentino è di buon auspicio, che ne so, il 14 febbraio. Non lo so, onestamente, non mi aspetto più niente, come anche qui come una frase che mi tocca ripetere. Niente, ma sono già deluso. Come? Non mi aspetto niente, ma sono già deluso. Tipo. No, è la frase che più o meno abbiamo già detto da un paio di settimane. È inutile rincorrere Mike in questo momento. Dire torna tra 30, torna tra 40, torna tra 20, torna domani, torna fine stagione. Va così, ve l'abbiamo anche provato a spiegare con il dottor Marano, trovate anche questo sul sito. Questo processo di cicatrizzazione non è di semplice lettura e non è di semplice previsione quando finirà, e quindi bisogna attendere, stare in attesa, sperando che possa essere tutto con un buon cammino, come sembra essere in questo momento la vicenda. Henry, io chiuderei con Geoffrey. Sì, che fai Geoffrey? Un minutino con Moncada che dovrebbe rinnovare il contratto, per lavorare serve. Sì. Deve rinnovare un contratto con il Milan che ha portato dei grandissimi benefici, insomma il precedente, quello che si sta per chiudere, un lavoro veramente incredibile di Moncada. È inutile che facciamo i nomi, ma insomma più o meno li conoscete tutti, di quelli che sono arrivati. Per esempio c'è anche lo zampino di Moncada su Teo, c'è Calulu, ce n'è tanti, insomma è inutile che stiamo qui a raccontare. Poi ovviamente si fa bene, si sbaglia come nella vita, però insomma Moncada ha dimostrato di saper fare molto più bene che male. Non ultimo la segnalazione e più o meno la mezza trattativa che aveva messo in piedi per portare Enzo Fernandez, ma non è andata bene quella, pazienza. Ecco, l'augurio che mi faccio è che possa essere un pochino più preso in considerazione il lavoro di Moncada, in tutti i sensi, che non venga
relegato solo a un grande consigliere, un grande serbatoio di nomi e basta. Il lavoro di Moncada è prezioso e andrebbe ancora più, diciamo così, esaltato, ecco, e tenuto in considerazione. Ma io credo, Simo, che Comunque dovrebbe rinnovare. sì, esatto, partiamo dal presupposto che è più vicino al rinnovo che a altro, ecco, e questa è la nota positiva. Credo che debba essere più riconosciuto per un semplice fatto, cioè ha dimostrato di insomma, fare le fortune di questa squadra e di poter fare le fortune di questa squadra. Non è che ci basiamo su ipotesi o su speranze, ci basiamo su fatti concreti, cioè sul fatto che ci sono dei giocatori scovati veramente dal nulla da lui. Non è un caso, secondo me, che una delle ipotesi, diciamo, non avesse dovuto rinnovare Maldini o Massara, non avessero dovuto rinnovare il loro contratto, una delle ipotesi era appunto la promozione di Moncada come direttore sportivo. Un'ipotesi molto forte. Ecco, quindi questo ti fa capire che comunque è una personalità forte, è un personaggio per me molto interessante. Ci piacerebbe, credo, chissà mai, avere la possibilità di parlarci, di intervistarlo. Ovviamente non adesso perché non penso sia il periodo giusto, però sia mai che qualcuno ci ascolta e ce lo faccia intervistare, sarebbe molto interessante per quanto mi riguarda. La speranza è che continui con noi e che continui a scovare talenti alla Calulu. Adesso c'è bisogno che costino sempre 400-500 mila euro, però insomma, se continua così con questo lavoro direi che siamo più che contenti. Henry, grazie, noi ci ritorniamo tra poco per Chiama Milan, tra l'altro con te, quindi con Bea, Milan. Tra poco anche Lunch Press, perché alla fine alle 13 si riparte anche qui su YouTube con Lunch Press, alle 16 Pelle Rossonera, Carlo Pellegatti. Poi nel weekend le nostre pilloline per chiudere la settimana, visto che il Milan, ahimè, o per fortuna, magari qualcuno penserà, scherzo a parte, non gioca nel weekend, ma gioca martedì a Roma con la Lazio. Grazie a tutti, ci ritroviamo come detto tra pochi minuti.